Bentornati appassionati, questa è la fase 2, nonché la parte finale dove vedremo la realizzazione di questo progetto. Se ti sei perso il video precedente ti invito a stoppare questo video e andare a vedere prima l'altro per capire come mai siamo arrivati a questo punto. Il progetto mi ha soddisfatto molto, il risultato davvero mi è piaciuto davvero tanto, quindi per cui come è piaciuto a me realizzarlo spero che a voi piaccia vedere la realizzazione. Vi auguro una buona visione e grazie per essere qui sul mio canale oggi. Sono passati un paio di giorni e la resina ha cominciato a polimerizzare. Non è ancora il tempo che finisca sul tornio, perché prima di tornirlo voglio lasciarlo proprio che catalizzi, anche una settimana gli lascerò. Però non vedo l'ora di vedere come è venuta la colata. Ok, intanto vi do una dritta. Questo è quella specie di linoleum che si compra all'Leroy Merlin, sottilissimo. Siccome c'erano i cani di mio fratello Antonio che a Natale venivano a stare qua e loro vanno in giardino, sporcano tanto, ho coperto il divano con un grosso pezzettone di questa roba qua. C'è da dire che la resina viene via pulito, ottimo per la sua flessibilità, la facilità di incollaggio con la colla a caldo, e per giunta viene via davvero facile. Guardate, cioè è più attaccato alla colla a caldo che non alla resina, anzi la resina proprio non è aderito, quindi può essere un buon, siccome non costa tanto, può essere una buona idea farsi gli stampi con questo materiale qua. Si stacca tutto facile, tranne dove c'ho giù la colla a caldo. Spero che dal video si riesca a vedere. L'ho riempito bene la scritta, molto bene, privo di bolle. Ottimo, sono molto contento. E vai, yes! Poi vedremo quando lo metterò sul tornio e andremo a rifinirlo. Intanto ve lo faccio vedere anche questa peculiarità. Avevo calcolato che tutte le scritte con le rientranze ce ne volesse di più di resina, infatti vedete quanto bordo ho lasciato, siamo quasi a un centimetro abbondante. Si poteva fare una colata più bassa, certo. Poi questa parte in più mi è servita anche per lo spiumaggio, però si poteva mettere dentro meno resina. Vabbè, per la prossima volta mi ricordo solo che non era facile calcolare quanta resina avrebbe preso ogni lettera. Va bene, ci vediamo quando arriveremo sul tornio. Visto che sono già passati un po' di giorni da che ho fatto la colata, quindi ho voglia di provare e vedere iniziare il lavoro. Due cose prima di iniziare. Uno, inizierò a pulirlo da dentro, perché essendoci la resina che è molto dura e irregolare come cosa, almeno la parte esterna mi aiuterà ad attutire i colpi, farà come una sorta di armatura. Poi, essendo resina, è un metodo che uso io, empirico, chiamatelo come volete. Io mi preparo un po' d'olio e bagno ogni tanto la punta, perché gli scarpelli contro la resina si scaldano tantissimo e ho notato che ungendoli un pelino la cosa funziona meglio.
L'interno l'ho praticamente rifinito tutto a sgorbia, poi mancherà di carteggiarlo e levigarlo. E diciamo che il risultato che ho ottenuto per adesso con la sgorbia sono piuttosto contento. Fino a che ho resina, bagno alla punta. Questo mi aiuta a non scaldare tanto la sgorbia e in teoria dovrebbe garantirmi un po' più di durata, perché sulla resina comunque il filo delle sgorbie lo perde piuttosto in fretta. E niente, controllatina, siamo a posto, partiamo. Lavorare un po' più alto perché ho queste gobbe qua, non so se in video si vede, ci sono delle gobbe piuttosto marcate, sono le giunte dei due pezzi di plastica. Un bell'anello di resina. Ok, a sgorbio mi sembra piuttosto bello, perciò con una 400 gli do giusto una passatina leggera. Boh, direi che è perfetto. Sì, mi va bene così.
Adesso devo metterlo nella presa mandrino a espansione per girare dall'altra parte, togliere il martire e rifinire la base. Allora, siccome facciamo una presa in espansione, faccio questa operazione. Questo farà sì che quando la presa in espansione farà forza, il nastro carta aumenterà la capacità di tenuta della pressione. Faccio questo in modo che le ganasce in acciaio, siccome dentro è finito, non mi vadano a rovinare. Allarghiamo, ma dando una forza molto controllata, perché sono in acciaio, hanno i dadi e quindi quando noi comunque andiamo ad allargare le ganasce, la forza che fanno in espansione è forte, quindi ecco, va controllato un attimino. Adesso controlliamo se gira abbastanza dritto e qui cerchiamo di muoverci con prudenza, soprattutto agli inizi, perché abbiamo appunto dato una stretta in espansione non forte, quindi per cui quando adesso andiamo a tagliare via il martire eccetera, intanto vediamo la tenuta, cerchiamo di tenere d'occhio la tenuta della nostra presa, se è nel caso gli si dà ancora una leggera apertura. Cari appassionati, perdonatemi, memoria piena e non me ne sono accorto e ho finito di tornirlo. Quello che ho visto che manca nel video è che questo non l'ho fatto proprio piatto, ma l'ho fatto un po' più concavo, perché avendo questo effetto a spicchio mi piaceva l'effetto che dava allungato negli spicchi. Manca solo di carteggiarlo e il fondo è finito anche lui. Bello l'effetto a spicchio, vero? Almeno a me piace. È il bello di mettere lo scotch che l'interno ci rimane privo di graffi e di segni. Togliamo lo scotch, preparo la baschetta per dare la prima mano di fondo, ho la pompa per il vuoto, la sfrutto e quindi do il fondo e lo immergo nella vernice. Ammazzo ragazzi, quanto è bello toccare il legno liscio. Accontentatevi delle riprese. Il giorno dopo. Diciamo che praticamente è come già vederlo finito. Purtroppo ho dimenticato una lavorazione per la fretta di verniciarlo e la lavorazione è devo fare il posto per appoggiare la sigaretta. Quindi la prima cosa che mi studio è il sopra, guardo dove ci sono le giunte di questi tasselli qua per vedere se ce n'è qualcuno di un pilino troppo evidente, antiestetico. Così scavandolo lo nasconderò. E gli faccio due segnetti piccoli. Prendo come riferimento il centro dello spigolo e faccio un bel solco. Una volta segnati, una raspa cilindrica di quelle più vicine alla misura da rendere stabile l'appoggio, ma non c'è bisogno. Poi se avete questo, utilizzate questo. E niente, vado avanti così. Adesso riprendo questo, il mio seghetto, faccio e lo faccio per tutti e quattro i punti cardinali, diciamo così. Fatto i quattro cosi che poi carteggerò con la carta vetrata fine. Adesso giro, mi scelgo il punto dove la firma si vede meglio, essendo bruciatura è nero, quindi prendo una parte chiara del legno, un pezzo di scotch e cerco di fare la mia firma migliore.
e si può usare un saldatore anche elettrico. Io ho questo a gas che è abbastanza comodo e uso questo. Lascio scaldare un po' la punta e comincio a ricalcare la scritta. Stando attento che questo saldatore, vedete che ha questo buco di qua, di lì esce molto calore e bisogna stare attenti a non avvicinarlo dalla parte del legno, se no lo brucia. Non ve lo sto a far vedere tutta che ci metto un bel po', però poi si toglie lo scotch, si dà una leggera carteggiatina, una pulitina e si controlla se la firma è venuta bene. Dove manca o non abbiamo bruciato bene non si fa altro che riprenderlo. Si toglie lo scotch. Sto usando una 400. Cari appassionati, siamo quasi addirittura d'arrivo. Allora, lui è stato carteggiato e rifinito tutto a grana 400. Per evitare che nello spegnere le sigarette mi bruci il legno e sarebbe un peccato, ho preparato una siringa di resina e mi sono procurato un pezzo di vetro del diametro del posacenere, in modo che lo bagnerò sotto con la resina e poi ci metto sopra il vetro. Cercherò di riempire intorno ai bordi, lasciare giusto il riempimento intorno di resina, quel poco che ci sarà. Purtroppo mi si è rotta la pompa per il vuoto, quindi per cui non potrò degassarlo. Non vi lascio né link né nome né niente di dove sono riuscito a procurarmi questi dischi di vetro, perché è un vetraio di un paese qui vicino dove abito io, uno schifoso ladro, e pazienza, me n'è andata e quindi adesso prendo la resina e ne metto un po' sotto, faccio in modo che mi arrivi dappertutto. Se mi sembra poca ne aggiungo ancora un po'. Buona, adesso bisogna cercare di infilare il vetro possibilmente senza lasciare bolle sotto al vetro. Buono, adesso lo lascerò asciugare, vi do l'ultima mano di verniciata e siamo a posto. Adesso vado con una mano di trasparente, la prima.
Ho messo uno scotch tagliandolo da un altro cerchietto identica misura, perché avendone diversi di dischetti non ho fatto altro che mettere lo scotch di carta sopra al vetro, tagliarlo e tirare via lo scotch intero e il pezzo di scotch così è dell'identica misura del vetro interno. Così ho fatto la forma dello scotch precisa. Cari appassionati, il lavoro è finito, finalmente è concluso. Dentro abbiamo il nostro vetro, così quando spegne le sigarette non brucia il legno, ma grazie al vetro si può vedere e apprezzare tutto il disegno e le venature del legno sotto, mantenendo integro quindi la sua bellezza estetica. Sono davvero soddisfatto, la verniciatura come vedete è venuta bene, sono come al solito abbastanza soddisfatto della mia firma e una peculiarità che spero si noti nel video: notate come le lettere, se colpite durante il giorno da luce diretta del sole, in verità proiettino un riflesso azzurro, perché la resina, anche se sembra nera, in verità è blu. E trovo che sia una chicca ulteriore. Ora allargo l'immagine e vi saluto. Cari appassionati, come ho detto, il lavoro è finito e sono davvero soddisfatto finalmente di come è venuto. Nonostante i problemi, sapete, si era rotto, era scoppiato, ho dovuto rifarlo, però ora che è finito sento che ne valsa la pena ridedicarci tempo. Questo lo lascio anche come suggerimento a tutti coloro che hanno un tornio o comunque amano fare delle torniture così a livello hobbistico. Questi sono anche piccoli pensieri che uno può fare in serie, oltre che per venderli, magari per quando non si sa che regalo fare di Natale o compleanno a qualcuno. Io credo che se una persona ricevesse un manufatto del genere non può esserne che contenta. Ribadisco che abbiamo il nome di mio fratello, il nome del primo cane, Quen, che è un tesoro, ragazzi, è un amore puro, dovevo chiamarlo amore puro. Yumo invece, l'ultima, che poi in verità è Yuma, però noi in famiglia lo chiamiamo Yumo. Yuma, che è invece il Satana in terra. Sì, è tremenda, è tremendissima, è all'argento vivo, è uno di quei cani molto attivi, molto agitati, un po' difficili da gestire, ma quando sono poi tuoi sono quegli animali che sanno comunque darti tanto, anche se sono delle pesti. Infatti comunque Satana scesa in terra. E niente, come ho detto, ottimo secondo me anche come regalo da fare a qualcuno che amate, a qualcuno a cui volete bene. Io sono davvero soddisfatto del lavoro e con questo vi ricordo di lasciare like, che per il canale è importante. Iscrizione e spuntare la campanella sono oltremodo importanti per me, perché il numero di iscritti è importantissimo e la campanella occorre più che altro a te per sapere quando uscirà un nuovo video del sottoscritto. E io ho una frase di rito che dico praticamente ad ogni fine video, e cioè ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati!